Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami. Cancro, tendenze energetiche affettive per la prima metà di aprile. 2024, ragazzi, abbiamo la morte. Quando c'è la morte si parla di un taglio con certi schemi di comportamento, con certe situazioni, ma potrebbe anche essere con certe relazioni, in effetti, come anche con certi pensieri e via dicendo. C'è una sorta di trasformazione o trasmutazione di qualche momento particolare o in qualche settore particolare della vostra vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e spiega anche poi le cuspidi, le linee di tempo, come trovare l'ascendente, insomma è un video interessante, guardatelo. E poi sempre in descrizione ci sono altri link che potrebbero essere utili come le previsioni del 2024 piuttosto che i corsi gratuiti. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Io farò una carrellata generale del movimento energetico più importante. Potrebbe comunque riguardare questioni di coppia piuttosto che di amicizia o di famiglia. Vi darò comunque degli esempi per integrare la lettura alla vostra realtà. Tenete comunque presente che le letture specifiche per i single e le coppie usciranno la prossima settimana e anche quelle sono letture che potete integrare con questa lettura. Allora ragazzi, partiamo da un cavaliere di spade, un 8 di pentacoli, un re di bastoni, un 4 di bastoni, la regina di spade, un asso di bastoni e una regina di bastoni. Che interessante, qui abbiamo due figure di spade e qui abbiamo due figure di bastoni. Allora ragazzi, partiamo da questo cavaliere di spade. Qui potrebbe far riferimento a un certo tipo di determinazione di inizio mese, un certo tipo anche di velocità, perché vi ricordo che il cavaliere di spade è il cavallo più veloce dei quattro dei tarocchi, quindi denota un certo tipo di velocità in questo momento nella situazione. Ehm, allora, adesso vediamo poi come far, come vi posso dire, come far vibrare la morte in questo senso, anche se ho come la sensazione che potrebbe essere legata a questa regina di spade, ma andiamo a vederlo dopo. Allora, cominciamo con questo cavaliere di spade, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, abbiamo un 4 di pentacoli e un re di coppe. Allora, potrebbe far riferimento a una qualche attaccamento, mi vien da dire a una persona nello specifico e vi sento anche un po' iperprotettori di questa persona. O se non fosse una persona con il re di coppe potrebbe essere anche un sentimento. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Il giudizio e la sacerdotessa. Qui ragazzi ho come la sensazione che si stia lavorando a qualche progetto, a qualche situazione o a qualche relazione, come se ci fosse una sorta di quotidianità quasi monotona, mm, un ripetersi di certe cose, mi viene da dire, eh, con l'intenzione di creare un futuro migliore, ma con l'assenza della visione di insieme.
Anche per me è un messaggio un po' così, per adesso. Vediamo che cosa viene fuori man mano e come riesco ad agganciare le cose l'una all'altra. Andiamo a vedere il re di bastoni. Fante di pentacoli. Mm. E 6 di spade. Sono curiosa di andare a vedere questa regina di spade. Allora, qui ho la sensazione, ragazzi, che ci sia come la volontà di lasciarsi indietro. Il 6 di spade lo collego un pochettino alla morte, certi modi di pensare, o certi modi di agire, o certi modi di reagire. È come se ci dovesse ehm, essere una sorta di restyling sul vostro modo di gestire certi tipi di situazioni, di reazioni o di relazioni. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Re di denari, 8 di pentacoli. Mm. Allora, qui ci può essere anche un qualche cosa legato al mondo del lavoro in sé, perché ho come la sensazione che qualcuno manchi la stabilità economica. O magari quello che manca è un lavoro fisso, diciamo così, un lavoro che possa garantire un certo tipo di stabilità. E di conseguenza in questo progetto, in questa situazione che state vivendo, la tendenza è quella di andare avanti in modo anche, mi verrebbe da dire, un po' automatico, un po' meccanico, senza guardare troppo al futuro. E invece probabilmente avete bisogno di puntare a un obiettivo, di, come vi posso dire, più che puntare a un obiettivo di, sì, va bene anche quello, puntare a un obiettivo. Andiamo a vedere la regina di spade. 9 di pentacoli, 2 di spade. Allora, ragazzi, questa regina di spade potrebbe rappresentare una persona che vi viene in aiuto, potrebbe rappresentare una vostra attitudine, in quanto la regina di spade è colei che taglia con la spada, come la morte, quello che non serve più, per raggiungere l'appagamento di cui ci parla il 9 di coppe. Scusatemi un attimo. Ehm, Magari per qualcuno risuona, ma è come se questa fase di aprile fosse un momento per dare come un ultimatum a qualcuno. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Abbiamo un fante di bastoni e un asso di pentacoli. Quindi, ragazzi, con questi due assi devo dire che inizierà qualche cosa di nuovo con una persona potenzialmente nuova. Vi dico, la regina di spade potrebbe essere una vostra attitudine inerente a questa situazione che avete già in piedi e qui la sento collegata alla morte. Se non fosse così, potrebbe rappresentare proprio questa nuova persona con la quale state bene, con la nuova persona nel senso che è una conoscenza nuova. Ehm, E vi dico che potrebbero anche esserci delle passioni in comune, potrebbe esserci la passione, la chimica in comune e potrebbe anche esserci la voglia e l'intenzione di iniziare qualche cosa insieme. Vi dico, per adesso non sono fuochi d'artificio, però è vero che la chimica c'è. Ora, se qui siete già in una relazione e comunque in qualche modo, perché sento come se la relazione precedente o quella che comunque avete,
o è precedente, cioè nel senso o è già chiusa e c'è già stato questo allontanamento, oppure siete un po' lì, diciamo, in una sorta di limbo che state cercando di capire che cosa fare, che cosa potete ancora sperare di creare all'interno di questa relazione, che cosa invece proprio dovete togliervi dalla testa. E in tutto questo disequilibrio, chiamiamolo così, potrebbe arrivare una regina di spade, uomo o donna, cioè il fatto che sia una regina non è determinante per il sesso della persona che incontrerete, però quello che vi posso dire è che potrebbe essere una persona che ha attinenze con le questioni burocratiche, quindi potrebbe essere magari un avvocato, potrebbe essere un commercialista, potrebbe essere uno psicologo, qualsiasi persona che potreste andare a contattare nella seconda settimana di aprile per raggiungere un vostro benessere, per togliervi ogni tipo di dubbio. Un consulente potrebbe anche essere, ok? Andiamo a vedere questa regina di bastoni. Allora abbiamo un 6 di coppe. E gli amanti. Guardate ragazzi, io sento che dalla seconda metà, adesso poi andremo a vedere la seconda parte di aprile come andrà, ma qui promette bene, promette un incontro di passione con una persona giovane, giovanile. Fate attenzione perché con il fante di bastoni potrebbe essere un po' troppo egoista la persona, quindi cercate subito di mettere in equilibrio le cose, in armonia, ok? E con la regina di bastoni quello che vi consigliano poi è di prendere voi in mano le redini della situazione o della relazione, cioè soprattutto se vi reputate più maturi dell'altra persona o se effettivamente avete anni in più, tenete voi il polso della situazione, insomma. Però guardate, tra tutti gli assi che ci sono, questi nuovi inizi, la carta degli amanti, devo dire che questa morte arriva per tagliare con quello che sono le cose vecchie, mettiamola così, che non servono più, soprattutto con i modi di pensare, per dare il passo a questo nuovo incontro della seconda parte di aprile. Ragazzi, devo dire che è una bella lettura. Andiamo a vedere l'I Ching che cosa dicono. Ok. Carta numero 55, la pienezza. Wow, è una bellissima carta. Allora, adesso andiamo a vedere il significato nel libro. Siccome ho comprato libro e carte in due momenti separati, potrebbe, cioè il significato che è scritto sulla carta nel libro è un po' diverso, adesso io ve lo dico. Allora, sulla carta appunto c'è scritto la pienezza, mentre nel libro viene tradotto come l'abbondanza. E il significato, la spiegazione è questa. È tempo dell'abbondanza. Una persona nobile e saggia la conquista di solito perché sa come comportarsi e ha forte volontà. Purtroppo questo è un tema eccezionale. Scusate, questo è un tempo eccezionale e perciò a breve durata. Ma la persona saggia non si rattrista per questo. Anche in un periodo breve, egli può fare in tempo a compiere tante cose, a fare e a spandere il bene attorno a sé, come il sole di mezzogiorno. Wow! Per la serie che bisogna cogliere l'attimo, ragazzi. Mm? Molto bella, devo dire. Sì, infatti lo rivedo un po' qua, no? Il cogliere l'attimo senza lambiccarsi troppo il cervello per quello che è successo nel passato. Perché anche se ci si sforza di proteggere una relazione, di proteggere una situazione, se le cose, se l'universo, insomma, non vuol far funzionare le cose, se non è destino, voglio dire, non è destino. Poi anche lì ci sarebbe da aprire un capitolo, ma non è questo il momento. Allora, andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli, perfetto, che sono come dei mantra per l'amor proprio. Carta numero 29 e parla di potere, inteso come potere personale, potere dell'amor proprio. E dice, oggi entro nel mio potere, cammino verso il mio potere, faccio un passo verso il mio potere, quella che vi piace di più.
Poi abbiamo la carta numero 15, gratitudine. Mi fermo per un momento di gratitudine per le infinite benedizioni nella mia vita. E poi abbiamo carta numero 32, autoamore, che poi sarebbe l'amor proprio. Parlo a me stesso con parole di dolcezza. Io merito amore. Queste carte sono bellissime, io le adoro. Ogni volta che leggo il messaggio sento come una pace dentro. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere un like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi consiglio di abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!